Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto dove parleremo ovviamente di Genoa-Napoli che si giocherà domani alle 18 e quindi le ultime in casa Napoli, come stanno loro per quanto riguarda lo stato di forma, cosa hanno fatto in campionato nelle ultime partite, come possono metterci in difficoltà, facciamo il punto della situazione insieme e le probabili formazioni ovviamente. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalle ultime in casa Napoli perché Radio Marte un paio di ore fa ci ha fatto sapere che Politano non recupera, invece una notizia di una mezz'oretta fa, Antonio Conte ritrova due pedine fondamentali, Rachmani e Politano hanno recuperato, anche scritto in grassetto, e saranno convocati nel 3-4-2-1, Meret tra i pali, in difesa Juan Jesus e Buongiorno e proprio Rachmani che sarà il terzo ovviamente ad essere schierato per sostituire l'infortunato Di Lorenzo, altrimenti dovrebbe toccare ad Olivera. In mediana girare il solito duo Lobotka-McTominay, sulle corsie laterali confermato Spinazzola, mentre Gutierrez è in vantaggio su Politano che non è ancora al meglio per giocare titolare. Nessun dubbio su Elmas e Vergara che si muoveranno sulla tre quarti a sostegno del centravanti Højlund, pronti a subentrare Giovane e Allison Santos. Le ultime per quanto riguarda la squadra di De Rossi. Daniele De Rossi ha trovato certezza in un determinato 11 e difficilmente cambierà qualcosa. Il sistema di gioco è il 3-5-2, ma poi ci arriviamo perché non è proprio un 3-5-2. In porta il neoacquisto Bailo, nel trio di difesa l'ex azzurro Ostigard con Marcandali e Vasquez ai lati, sugli esterni a centrocampo intoccabili Norton, Cuffi e Martin, in cabina di regia Frendrup coadiuvato da Malinowski e Ellerson, quest'ultimo in pole su Amorim. Il tandem d'attacco sarà composto da Colombo e Vitigna, quindi Bailo, Marcandali, Ostigard, Vasquez, Norton, Cuffi, Malinowski, Frendrup, Ellerson e Martin, Colombo e Vitigna, l'attacco del Genoa. Ballottaggi: Ellerson e Amorim con il primo favorito 55% sul secondo, indisponibili Baldanzi, Grombeck e Sigrist. La probabile formazione del Napoli: Meret, Juan Jesus, Rachmani, Buongiorno, almeno che non gioca Olivera e quindi Juan Jesus, Rachmani, Olivera, Gutierrez, Lobotka, McTominay e Spinazzola, la linea di centrocampo, Vergara e Elmas dietro la punta, Højlund. Ballottaggi: Rachmani e Olivera, con Rachmani addirittura favorito 55% contro il 45% di Olivera. Gli indisponibili li conosciamo già. Vi dicevo prima, è un 3-5-2 ma che comunque dal punto di vista dell'offendere e qualche volta in fase di impostazione può anche essere un 4-3, anche perché prediligono, diciamo, costruire con il regista in cabina. Frendrup appunto l'abbiamo visto, Malinowski, ma Malinowski tende più diciamo ad inserirsi e Frendrup più a dettare i tempi per quanto riguarda quello che sta facendo il Genoa ovviamente ultimamente, quindi dobbiamo fare attenzione perché è una squadra molto ma molto quadrata ed è una squadra che fino al 94esimo, 95esimo che sia, dà filo da torcere a chiunque. Tanto è vero che se torniamo a inizio gennaio, da inizio gennaio ad adesso il Genoa fa un 1-1 con il Pisa, 1-1 con il Milan a San Siro, 3-0 vittoria in casa contro il Cagliari, 0-0 con il Parma ovviamente a Parma, Genoa-Bologna finisce 3-2, erano 2-0 sotto ed hanno ribaltato la situazione, così come la Lazio diciamo se l'è vista un tantino brutta con il Genoa vincendo 3-2, però con una partita dove è stato comunque in bilico il risultato è, diciamo, devi cacciare un attimo il coniglio dal cilindro. Se loro comunque trovano la quadra e dal punto di vista fisico riescono a reggerti, perché quello che hanno fatto nell'ultimo mese è questo, riescono a reggere comunque 90 minuti e più dal punto di vista dell'intensità, poi per quanto riguarda la fase di impostazione per allargare le difese avversarie puntano comunque sugli esterni, quindi Norton, Cuffi anche dall'altra parte. Squadra da tenere sott'occhio e non poco domani, perché è una partita fondamentale per quanto riguarda i punti in campionato e non dobbiamo steccarne più, o meglio non possiamo permetterci di steccarne più per quanto riguarda i punti, chi c'è dietro e chi c'è davanti nel caso vuoi rincorrere. Per quanto riguarda la situazione
che vi ho detto prima di Politano, vado a riprendere anche la notizia che ci diceva che Politano non ha recuperato di Radio Marte. Se la ritrovo ve la riporto. Eccola qui. Radio Marte, notizia delle 13:40, quindi diciamo che abbondantemente un paio di ore fa ci ha detto che Politano non ha recuperato e quindi ha cerchiato in rosso la data della partita con la Roma. Però notizia delle 15:50 con un articolo di Davide Baratto ci dice che Politano ha recuperato, quindi dovrebbe giocare comunque Gutierrez, perché non credo che si possa schierare Politano dal primo minuto nel caso vada in panchina. Però diciamo che abbiamo letto anche qualcosina per quanto riguarda il sostituire Di Lorenzo. C'è un'idea, almeno per quello che ci fanno sapere, diciamo, da Castelvolturno, inviati e personaggi che al limite qualcosa hanno visto. C'è un'idea che frulla nella testa del mister, ovvero Juan Jesus al posto di Lorenzo, sfruttando Rachmani come difensore centrale e Buongiorno a sinistra dall'altra parte. Siamo d'accordo che Juan Jesus è di piede sinistro e quindi già iniziamo, no, ma Juan Jesus è sinistro, ma come facciamo? Come non facciamo? Gutierrez pure era sinistro e comunque diciamo che Conte gli ha trovato una sorta di applicazione tattica dal punto di vista del piede forte, sfruttarlo anche sulla fascia destra, quindi non mi faccio il problema. Juan Jesus è sinistro, ma Rachmani la tira tutta la partita appena tornato dall'infortunio, e questo è il punto, perché poi diciamo che fai stancare tra virgolette i due braccetti nel caso Juan Jesus dovesse partire dal primo minuto al posto di Di Lorenzo, per poi dover sostituire Rachmani. Magari fai entrare un Beukema che non credo ovviamente rientri nei piani, ma vedremo poi le sostituzioni di domani. Comunque fai rientrare un centrale che possa essere un Beukema, Olivera, sposti e non sposti, e quindi devi poi spostare JJ o Buongiorno al centro e JJ a sinistra in una situazione comunque dove hai speso già, e quindi può venire a mancare la lucidità, possono diciamo diventare pericolose anche situazioni che dal punto di vista della pericolosità hanno poco a che fare, e quindi qualche errore di valutazione può essere un tantino diciamo pagato troppo caro domani. Il Genoa a me non è che è una squadra che fa paura, ma dobbiamo assolutamente affrontarla come una finale, perché è una squadra che non ti regala niente e tantomeno si doma dopo che sai 2-0, ma anche il 3-0 sotto. È una squadra che si rialza e cerca comunque di venirti a prendere, cercando di dimezzare lo svantaggio o pareggiare la partita nel caso sei solo un gol sopra. Noi auguriamoci di riuscirla a sbloccare quanto prima ed andare sopra, perché poi rincorrere diventa complicato sia nei 90 minuti sia per quanto riguarda il campionato. Lo stiamo vedendo, rincorrere è sempre una situazione che ti porta comunque a strafare in determinati momenti della stagione, dove hai un solo risultato disponibile e non puoi permetterti passi falsi, quindi bisogna entrare in campo concentrati. Io sono totalmente fiducioso per quanto riguarda il Napoli, anche perché inizia, come abbiamo detto ieri, un altro campionato con 15 partite da giocare da qui alla fine, e se ne stecchiamo ben poche possiamo sia rosicchiare qualcosina da chi c'è sopra e sia allungare, diciamo, per chi ci sta inseguendo, soprattutto questa Juve che continua comunque a lamentarsi dopo la sconfitta di Coppa Italia. No, il rigore non c'era, quando il fallo di mano è palese, c'era un rigore per noi, eccetera eccetera eccetera. Si stanno lamentando in continuazione, e quindi la direzione arbitrale, che io diciamo vi ho già detto in qualche contenuto, credo o ieri o l'altro ieri, alla fine c'è Massa come arbitro e c'è Di Bello al VAR, non promette niente di buono. Non promette niente di buono, ma speriamo di avere un trattamento diverso da quello che ci hanno riservato nelle ultime uscite. Solo questo, non sto qui a lamentarmi assolutamente dell'arbitro di domani, ma ci lamenteremo dell'arbitro di domani nel caso poi la direzione è totalmente insufficiente al risultato acquisito e a partita finita. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.